Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti e nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Sei cantato? Ciao Felicini! Vabbè che siamo a 1500 metri, però vi ricordo che siamo in Marocco e guardate un po'. C'è Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Madonna, c'è nevica. Chiudi che fa freddo. Madonna, mamma mia, aiuto. entra la neve. Ma... Beh, allora, scusate, non ci siamo preparati perché siamo appena svegliati. Siamo a 1500, questo è vero, di altitudine, ma ci sono 5 gradi, quindi probabilmente questa neve è portata dall'Alto Atlante che abbiamo qui vicino. Non l'abbiamo vista neanche da noi, la neve quest'anno. Siamo venuti in Marocco per vedere la neve. Ma no! Quindi oggi staremo tutto il giorno chiusi in camper a lavorare. Al calduccio, ne approfittiamo. Tanta roba. Ma è bello che le previsioni qua dicono pioggia debole e schiarite. Sì, dalla Siberia è tutto. Un saluto. Ciao. Usciamo adesso a fare un giro. Vi ricordate che stamattina abbiamo fatto vedere che nevicava? Guardate un po' adesso, sembra che non sia successo nulla. Questa è l'aria, non so se ve l'abbiamo fatta vedere. Questo è il campeggio municipale. Niente di che, però tutto quello che serve. Qua c'è anche lo scarico. Per 2 euro. Come diceva Marco, 2 euro al giorno ci sta. Oh, ma fa un freddo. Sì. Avrà anche smesso di nevicare, ma qui veramente fa un freddo pazzesco. Ci saranno, quanti gradi? Non è idea. Penso 6 gradi, 7 gradi. Vabbè, usciamo giusto per sgranchirci un po', perché siamo stati tutto il giorno in camper a lavorare, abbiamo approfittato, però adesso ci vuole la passeggiata quotidiana. Esatto, per digerire. Per digerire. Che abbiamo mangiato tanto anche oggi. Sì. Oggi cosa c'era? Cosa ha proposto? Oggi minestrone. La cucina. Minestrone. Un minestrone Con i ceci. riduttivo. Minestrone, super minestrone di con i ceci, ecco. Infatti sono andato in bagno 10 volte. Va bene, dai. Anche qui la presenza di cicogne. Questa volta però sul palo dell'elettricità, giusto? delle antenne, dei ripetitori. Questa volta sul ripetitore. Ma quanti sono? 1, 2? 2 nidi? Due nidi, Ah no, forse di là ce n'è un 4. terzo. 1, 2, 3, 4 nidi. Mamma mia! Ma che profumo di pasticceria! Mi senti? Basta. No, Ah, solo no, cacca, profumo di cacca. Questa è cacca. Questa è cacca. Via, brutta, butta, cacca. Stiamo esagerando, stiamo mangiando un po' troppi dolci. Veramente, torniamo a casa che siamo i gabibbi. Veramente. Sì, veramente, diventiamo 2 gabibbi. Soprattutto te. Soprattutto io, già capito? Solo io, Sì, quando ti metti il maglione rosso c'è un po' del gabibbo però. Quanti complimenti, amore, sei Lo sai che ti simpatico. amo, dai. Sai benissimo che ti amo, lo sai che. Io e la mia metà ci scherziamo sempre così. Sì, uno sfottio continuo. Ecco da dove arriva il profumino. Ma ci sono 3 banchetti in croce, ma mi sa che è tutto street food. Allora, uno pizza, il primo qua a destra. Pizza. Pizza, sulla foto della pizza. Soap, gofre, crepe, juice. La prima è la pizza. Ah, la pizza, crepe, giusto. Gofre, salt e juice. Giusto. Poi abbiamo gli arrosticini. Anzi che qui chiamano in francese, non mi ricordo come. E poi E poi qui cosa abbiamo? Food truck, city. E poi qui verdura. E poi qua la verdura. Ah, Ciao. succhi, ciao. Ciao. Quando vedo la telecamera iniziano a fare versi strani. Sì. Cheese. Viva. Va bene, è normale. Ci dai. sta, adesso sono Qua simpatici. però sono Rispettosi. rispettosi, è vero. Non sono invadenti, Neanche un po'. stanno abbastanza sulle loro. E questo è un aspetto che stiamo molto apprezzando in questo periodo. Non so se l'avevo già detto, se l'ho già detto lo ripeto un'altra volta. C'è stato forse un 4-5 mesi fa, prima di partire, avevo commentato un video su TikTok che facevano vedere il Marocco e io chiedevo
normalmente se le donne in Marocco si mettono il velo, il burqa, insomma quello che è, se si coprono, no? E mi sono saltate addosso in 50.000 dicendomi che in Marocco le donne sono libere di fare quello che vogliono, in poche mettono il burqa, invece in 3 mesi che siamo qua È il contrario, abbiamo trovato poche che abbiamo trovate poche che si vestono, abbiamo trovate poche che si fanno vedere in viso, anzi la maggior parte non vogliono farsi riprendere e poi sono tutte vestite col velo. Ovvio che se mi parlate di Marrakesh, mi parlate di Casablanca, mi parlate di Essaouira, mi parlate comunque delle città grandi, è normale che siano un po' più civilizzate e un po' più libere. Quindi è proprio vero che per sapere le cose bisogna viverle di persona, mai ascoltare quello che ti dicono gli altri, soprattutto i buonisti, i finti buonisti. Io ho appena guardato la temperatura sul cellulare, ci sono 8 gradi, cioè 8 gradi. 8 gradi. Sì, io mi metterei i guanti perché non ce li ho persi, ho perso anche quelli come ho perso una seconda sciarpa. Vabbè. Quindi girettino veloce, poi retromarcia, torniamo da Shalkito. Abbiamo visto un po' di gente, adesso andiamo a vedere perché ci deve essere un mercato coperto. Sì. Non so se si vedono le montagne, la neve, Sì, si vede la neve in fondo. il villaggio accarezzato dal sole, dall'ultimo sole, perché tra un po' Ci cala. saluta. Infatti andiamo a farci un giretto e poi via. Che fa freddo. Siamo entrati ma ormai è tutto in fase di smantellamento. È tardi. Svenderanno anche tutto quello che hanno. Siamo arrivati un po' tardi, Vabbè, sono le 6:30 di sera, ci sta. Magari da stamattina che sono qua. Anche le pentole. È anche un po' un mercato dell'usato, Un po' tutto, frutta, verdura, mercato usato, sempre quant'era che c'è. Occhio. Ma è tutto, Torniamo indietro. sì, è tutto chiuso adesso. Sì. Tutto chiuso. Forze ausiliarie. Ma non è l'ambulanza questa? No, è la polizia. Ah, è la polizia, ok. Buongiorno Felicini. Buongiorno Felicini. Comunque ci siamo rimessi in viaggio. Siamo in direzione Azrou. Però avevamo un problema con le gomme ancora, non sappiamo che cosa. Probabilmente è proprio la pressione che cambia. Molto probabilmente sarà un discorso di altitudine. Non so, voi che siete, chi è più esperto di me su questo, se me lo può confermare per cortesia, è un discorso di altitudine. Siamo a 1500, quando scendiamo a 1000 le gomme si mettono a posto, saliamo le gomme scendono di pressione, questo continua a suonare, non 200 metri alla rotonda, questo che parla, stai zitto, porca puttana, che sto parlando ai Felicini. Vabbè dai, comunque fateci sapere se l'altezza può incidere così tanto sulla pressione delle gomme. Andiamo ad Azrou perché ci teniamo a vedere le foreste di cedri. Lì è proprio una zona che è piena di foreste di cedri, di alberi di cedri. E ci sono le scimmiette. Le scimmiette! Le famose scimmiette a cui Marco doveva dare una piccola sberlettina. Una sola. Una sola, così a caso. Sì. Perché quando ero piccolino una scimmietta mi ha rubato la bandierina e quindi sono ancora un po' arrabbiato con lei. Sei rimasto traumatizzato? Sì, mi ha rubato la bandierina che mi piaceva tanto. E allora non puoi fare di tutte le scimmie un fascio. Ah, Scusami. io ho capito. Però gli dicono nell'orecchio, di a quel deficiente del tuo parente che mi ha rubato la bandierina. Che non si fa. Che non si fa, Questi sono i problemi esistenziali di Marco. Va bene. Sembra una betomiera quella lì verde sulla rotonda. Cos'è? Invece è una mela molto originale. Esci dalla rotonda e prendi il P21. Che strana questa rotonda, quei carrelli. Ma mi sa che questo- il simbolo della mela è Midelt. Forse ci sono le coltivazioni di mele. Posto di blocco, io non posso filmare da vicino, però vedete che man mano che ci avviciniamo c'è il restringimento. E c'è il cartello. C'è il cartello. È obbligatorio, bisogna per forza fermarsi. Vedi Se non il ti fanno cartello il qua? segno loro di andare ti devi fermare. Ogni tot chilometri ci sono questi posti di blocco che
il fatto che ci siano questi, chiamiamoli così, posti di blocco o postazioni di blocco è una cosa molto positiva. Questa cacchio di macchina del caffè che continua è molto positiva, perché a livello di prevenzione è tanta roba, si sa chi entra e si sa chi esce dal paese o dal villaggio. Questo ha abbagliato e non so perché ha abbagliato. Ci sarà un altro posto di blocco. Ci sarà un altro posto di blocco. Anzi no, ci sarà il telelaser. Ci sarà il telelaser, bravissimo. Adesso vediamo se è vero. Sapete cosa faccio io? Dato che sul tablet abbiamo impostato il navigatore, quindi dove dobbiamo andare, mi indica anche la velocità. Adesso qui c'è 60 km/h, ok? Io cosa faccio? Appena passo il cartello faccio lo screenshot della velocità e uno, così mi segna la velocità e l'orario in cui ho fatto lo screenshot. Guardateli, No, non ci sono. In questo caso non ci sono, ma se dovessero esserci, io ho lo screenshot della velocità e non mi possono dire niente. Guarda, ne faccio un altro. 2 screenshot. Perfetto. Non c'è niente. Però non c'è niente, vabbè. Non so perché ci hanno sbagliato. Per salutarci magari. Salutarci. Ci siamo fermati da un gommista perché Marco ha voluto chiedergli se gonfiano le gomme con l'azoto. A quanto ho capito questo lavoro non lo fanno, però il responso ce lo darà Marco quando torna. Mi sa che adesso gli fa controllare comunque la pressione, perché o è il nostro baracchino che ancora ci fa tribulare o è normale lo sbalzo di pressione, non lo so, vedremo. Responso? Mi ha spiegato questo gentilissimo gommista, mi ha confermato che il freddo causa anche questo sbalzo di pressione. Quindi se passate da queste parti fermatevi, perché è molto gentile questo signore. Si chiama Hancock Driving Emotion. Esatto, e siamo sulla strada che da Middelt va in direzione Row. Esatto, sulla sinistra. Mi ha gonfiato le gomme, mi ha spiegato tutto, gli ho chiesto quanto voleva, mi ha detto pas de problème. Niente. Che gentile. Sì, è gentilissimo. Perché suona adesso? Aspetta, Tutto a posto? Sì. Ah, ok. Sì, suona perché adesso. Ma secondo voi in Italia può andare in giro uno così? Non penso proprio, Ma come fanno a ribaltarsi, scusami? Vabbè, ma è leggero quel tubo, Sorpasso? Siamo a 1800 metri, stiamo quasi scollinando per poi scendere a 1200. Durante questo tragitto, che la strada è sempre dritta, stavo pensando, allora, premetto che non sono un terrapiattista, premetto che non ho nozioni, perché dopo ci sarà qualcuno che mi verrà a dire essere terrapiattista, di là. Quindi non sono un terrapiattista, non ho nozioni in merito, però mi stavo ponendo una domanda: ma se noi andiamo sempre dritti, arriviamo a un certo punto che c'è per esempio il mare, ok? E continua ad andare dritto, se la terra fosse rotonda dovrei trovarmi poi nello stesso punto e far sempre così, giusto? Ecco, quindi datemi una spiegazione a questa mia logica, oppure questa mia illogica. Dove sono? Frangimento? Che cacchio sono? Abbiamo carpito informazioni dal poliziotto. Ci ha fermato perché sicuramente ho visto che guardava sul cellulare,
avrà avuto una targa segnalata di un camper, quindi ci ha fermato. E tutto a posto, abbiamo chiesto appunto cos'erano queste barriere e ci ha spiegato che sono delle barriere per la neve. Allora, innanzitutto per la protezione della strada, però ovviamente non essendo su tutto il tratto non capisco tanto l'utilità. Forse ci sto arrivando adesso mentre lo sto dicendo. Ho visto che sono realizzate tutte quando c'è un tratto in salita, in pianura no. Anche per il livello, diceva. Per il livello, anche per il livello della neve. Per capire il livello della neve. Per capire il livello della neve e per la sicurezza della strada. Sì, perché qua siamo su alti veramente, quindi ci sta. Ah, hai capito. Va bene. Qui ragazzi iniziamo a entrare nella foresta dei cedri. Quanti paesaggi abbiamo passato in questo periodo? Siamo passati dal deserto, dal mare caldo, dal deserto alle montagne. Alle colline. Ci siamo beccati la neve, le colline e le foreste. Le foreste, tutto praticamente. Tutto. Abbiamo visto a sinistra che c'era un piazzale enorme con tanti turisti come noi e probabilmente stavano andando a fare qualche escursione nella foresta, però noi preferiamo, come al solito, fare le cose in autonomia e meno commerciali, anche se abbiamo fatto il giro in 4x4 con la Jeep. È stata un'eccezione, nel deserto non ci potevamo andare. È stata un'eccezione. Tanto sappiamo che quando arriviamo al campeggio da lì partiremo e faremo una bella passeggiata nella Valle dei Cedri, da soli, tranquilli, senza nessun rompimento di scatole, e speriamo di non trovare nella foresta qualcuno che ci vuole vendere qualcosa. Una scimmia venditrice. Una scimmia venditrice. È un campeggio? Sì. È un hotel, però all'interno c'è un campeggio. Sembra un palazzo reale. Mamma mia, bellissimo. A noi mancano 2 minuti. Cioè questa c'è la porta aperta. Cioè, oh mamma mia! Il figlio della Madonna. La tua destinazione si troverà sulla destra. Carino in mezzo al bosco, molto carino. Questa è la reception. Ma la reception è la capanna. Dobbiamo solo scegliere il nostro posticino. Ci siamo posizionati e Marco sta tirando fuori anche le sedie e il tavolo perché ha sentito delle persone che stavano facendo dei discorsi strani. Va bene. C'è del tipo che si volevano mettere qui attaccati a noi. Lontani. Delimitiamo gli spazi, non pisciamo fuori dal vaso. Giusto? Giusto. Ecco. Ciao amicetto! Ciao bello, buongiorno! Ciao! Ciao! Menù? Vuoi la frittata, hai detto? Sì, una bella frittatona grande così. Frittata enorme. 18 uova. Quindi menù frittata con insalata marocchina, quindi pomodori e cipolle con un po' di coriandolo. Quindi preparo la pappa. Allora, qui stanno mangiando tutti fuori, in canotte, maniche corte, ma siamo comunque 1300 e fa anche un po' freddo, quindi boh. Adesso vediamo, io inizio a preparare poi. Vediamo dove mangiare. Ciao ragazzi. Per l'eternità. È la nostra casa su rotte, lo sai. Ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità.